Salve a tutti e benvenuti alla piana di Astreg. Io sono Jack Sunset e in questo video della lore dei Gormiti vi riassumerò a grandi linee la trama del secondo corto dei Gormiti, la Grande Eclissi, che considera la storia riguardante i Gormiti della seconda serie. Se non avete visto la prima parte, metterò il link in descrizione o nella scheda o in qualche modo ve lo metto a portata di mano. Ma prima di cominciare, sigla! Sono passati vari millenni dagli eventi dell'episodio precedente, questo dato lo rivedremo alla fine. In questo periodo i Gormiti si sono evoluti ed è stato scritto un nuovo detto, una nuova profezia, tanto la profezia cambierà spesso, che recita: quando il sole si spegnerà e il buio avvolgerà l'isola, cioè durante l'eclissi, tutte le tribù dovranno scegliere un campione. I campioni dovranno combattere tra di loro in una sorta di torneo alla piana di Astreg. Da qui il nome del canale, dove riposano le anime dei guerrieri più valorosi. Io personalmente credo che siano i signori della natura della serie precedente e forse anche gli altri gormiti minori, poi ne riparleremo più avanti. Il vincitore sarà colui che riporterà la pace su Gorm. Quindi, nell'imminenza di un'eclissi, i popoli decidono di scegliere il loro campione. Il popolo della terra sceglie Colossus a gran voce. Il popolo dell'aria sceglie Helios, probabilmente per non sentirlo lamentare con la sua voce fastidiosa. Nel corto non ci viene detto in realtà come Carapax viene scelto. Ci viene solo mostrato mentre scialla immerso nella sua puzza. Bravo Jack, ti eri promesso di fare delle battute più mature per mantenere un certo livello sul canale e ora cadi in una battuta sulla puzza. Ok, va bene, è arrivato il momento della battuta per adulti, così che YouTube non mi bambinizza il canale. Ci sono due adulti. La sera l'uomo dice alla donna: voglio provare a mettertelo nell'orecchio. E la donna rispose: ma dopo non ci sento più. E l'uomo: ma sei da 20 anni che te lo metto in bocca e parli ancora. Ok, scusatemi questa battuta oscena, ma ho una tremenda paura di YouTube. Ora, cosa stavo dicendo? Ah sì, il popolo del mare sceglie Carapax, che si prepara meditando, e il popolo della foresta cerca di convincere Barbataus a partecipare, nonostante il suo voler mantenere la neutralità, proprio come la Svizzera. I campioni si incontrano sulla piana alla data stabilita, tutti tranne Barbataus, che arriva soltanto quando Troncannone, questo per qua, comincia a battibeccare con Dedalo, sto coso qua. Ora che sono tutti riuniti, cominciano i combattimenti. Prima avviene la sfida tra Colossus e Carapax, che si conclude con la vittoria di quest'ultimo solo grazie ad una botta di fortuna perché Colossus, mentre era in grande vantaggio, evoca le forze della terra e forma un buco sotto di lui. Se non fosse stato per Carapax, sarebbe precipitato in mezzo alle fiamme. Non viene spiegato esplicitamente, ma almeno secondo me il motivo per cui si è aperta quella voragine è perché Colossus ha peccato di superbia. Successivamente avviene lo scontro tra Helios e Barbataus. Inizialmente sembra che Helios stia avendo la meglio, ma è solo una recita di Barbataus che aspetta che il suo avversario abbassi la guardia per prenderlo di sorpresa con le sue liane e sbatterlo a terra. E quindi il vincitore è Barbataus. Ora è il momento della finale, Barbataus contro Carapax. La sfida si fa breve, poiché mentre Carapax spara un colpo a distanza, Barbataus abbassa volontariamente la guardia e si fa sconfiggere. Troncannone a quanto pare è l'unico che se ne rende conto e gli chiede il perché abbia deciso di perdere. Barbataus risponde che, utilizzando il soffio della foresta, ha letto l'animo del suo avversario e ha visto che il suo cuore è puro. Anche se secondo me semplicemente non aveva voglia di avere la responsabilità della pace di Gorm, quindi comincia a sospettare che la sua non sia neutralità, ma sia solo pigrizia. Quindi Carapax vince, e sono tutti felici con te? No. Esiste anche il popolo del vulcano. Eh già, ecco a voi Orrore Profondo,
che di profondo ha tutto tranne che la voce. E sfida Carapax, ma viene criccato un botto di mazzate. Quindi Orrore decide di buttare all'aria tutta la sportività dell'evento e chiama un suo sottoposto, Incubo di Fuoco, per accecare il suo avversario. Ora Orrore Profondo ha la meglio e, come ogni cattivo che si rispetti, rivela il suo piano malvagio. Infatti ammette che i veri cattivi sono quelli del popolo del vulcano. E qui dice che è da millenni che il popolo del vulcano si prende gioco degli altri gormiti, quindi dagli eventi delle origini. Ma ha fatto un errore madornale, perché ora tutti hanno capito con chi devono essere arrabbiati. E dato che la sportività non c'è più, tutti gli altri signori della natura attaccano Orrore Profondo contemporaneamente. Viene evolto da un'esplosione in maniera molto simile a Cell nel combattimento contro Gohan. Prima di terminare, vorrei dire una cosa. Ma Carapax quanto è debole? Non ha mai vinto una battaglia grazie alle proprie abilità, solo grazie a cose che non dipendono da lui. Quindi suppongo che il Carra del suo nome sta per carriare, se capite cosa voglio dire. A parte gli scherzi, con la sconfitta di Orrore Profondo, i popoli della terra, del mare, della foresta e dell'aria decidono di riunirsi in una unione dei popoli del bene per garantire la pace su Gor. Da ora in poi, infatti, le fazioni, non i popoli, saranno solo 2 anziché 5. Bene e male. Però Colossus constata che sono rimasti dei conti in sospeso ed Helios afferma che potranno essere risolti in qualsiasi momento, perché a detta sua c'è sempre tempo per un nuovo torneo sull'isola di Gorm! E con ciò si conclude la seconda parte della lore dei Gormiti, la grande eclissi. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividete a chi potete. Ciao! Non crediate di avermi sconfitto! Questa non era che l'inizio! Tornerò! Tornerò!